Io adesso mi trovo a Vendicari, in provincia di Siracusa. L'oasi faunistica di Vendicari è stata istituita nel 1984 e per la sua importante presenza di pantani salmastri e dolci funge da luogo di sosta di numerose specie migratorie. Vi sono in tutto 5 pantani che si estendono in totale per 8 km: il Pantano Piccolo, il Pantano Grande, il Pantano Scirbia, il Pantano Sichilli e il Pantano Roveto, di cui di quest'ultimo è visibile anche la foce, molto spesso interrata. Questo fa di Vendicari una zona umida, utilizzata da più di 200 specie di uccelli come punto di ristoro durante la migrazione. Con le sue bellezze naturali, Vendicari è un vero e proprio paradiso terrestre, caratterizzato da coste sabbiose, coste rocciose, una vasta macchia mediterranea ancora intatta e una piccola isola ad elevatissimo valore faunistico e vegetazionale. Tra le spiagge più interessanti vi sono quella di Eloro, presso cui sfocia, dopo un corso di quasi 50 km, il fiume omonimo, conosciuto adesso come Tellaro. Vi sono inoltre la spiaggia di Marianelli, Calamosche, Vendicari e Cittadella. All'interno della riserva vi sono inoltre svariate emergenze archeologiche come quella di Eloro, antica colonia greca di matrice corinzia fondata attorno al V secolo a.C. Interessante a tal proposito, nella zona di Marianelli sono alcune latomie, delle cave di pietra immerse nella macchia mediterranea utilizzate per costruire proprio gli edifici di Eloro. Curiosa è anche la colonna Pizzuta, un monumento in pietra alto 18 metri con una circonferenza di circa 4 metri. Se inizialmente si pensava fosse stata eretta dai siracusani attorno al 413 a.C. per commemorare la vittoria sugli ateniesi, Paolo Orsi la datò III secolo a.C. e la definì come un monumento funerario, avendo trovato sotto la colonna un ipogeo quadrangolare contenente 2 guerrieri, uno dei quali aveva una moneta bronzea abbattuta sotto Ierone II. Interessante inoltre è la cittadella dei Maccari, complesso abitativo di età bizantina. L'unico edificio sopravvissuto è la trigona, cuba bizantina costituita da un edificio quadrangolare con 3 absidi, coperto da una volta a cupola. Nell'area è presente anche una necropoli bizantina, costituita da tombe singole o familiari. Affascinante d'età medievale è la Torre Sveva, una postazione militare costruita per volere di Pietro d'Aragona nel 1430, come luogo di vedetta a difesa del caricatore del porto di Vendicari. Fu successivamente rimaneggiata dal viceré Juan de Vega, modificando la struttura nella sua forma attuale, e fu utilizzata come punto di osservazione per via della sua posizione strategica fino alla metà dell'Ottocento. Da non perdere è inoltre la Tonnara, edificio d'età seicentesca adibito alla pesca dei tonni di ritorno, ossia dei branchi che ritornavano dopo aver deposto le uova. Suggestive sono le colonne di mattoni che si possono notare passeggiando lungo l'edificio, adibite sia a sorreggere il tetto che a far essiccare le carni dei tonni. Interessante anche la ciminiera e i forni, realizzati attorno al 1900 per virare la produzione del tonno verso una concezione più industriale. Danneggiata durante la Prima Guerra Mondiale e vittima di saccheggi durante lo sbarco degli alleati, l'attività della Tonnara cessò definitivamente nel 1944. Affascinanti sono anche le saline, aree attive sin dall'età greca per sfruttare la conformazione naturale dei pantani per l'estrazione del sale. Già nel Settecento la produzione del sale fu affiancata alla tonnara per la conservazione del tonno e più avanti per la produzione del tonno in scatola. L'attività delle saline durò fino al 1951, quando una violenta alluvione compromise la zona. Piccola curiosità, nei pressi delle saline vi sono alcune vasche per la lavorazione del pesce di epoca ellenistica, a sottolineare come quest'area fosse già designata per questo tipo di produzione. Cambiando tema, interessante a Vendicari è anche un bunker della Seconda Guerra Mondiale, che assieme alla base Lambadoria del Plemmirio controllava il Golfo di Noto.